In sta casea mostro il mondo nuovo, con dentro lontananze e prospettive. Voglio un soldo per testa e che la trovo. Queste parole annunciavano l'arrivo del mondo nuovo. Si potevano sentire nelle piazze, nelle fiere, nei mercati, nelle grandi città come nei piccoli paesi. A pronunciarle era l'imbonitore, l'impresario di questa forma di spettacolo popolare, che invitava la gente a guardare dentro un foro, in una scatola misteriosa. Nel 1791 il pittore Giandomenico Tiepolo rappresenta la scena in un affresco. Una folla di curiosi attende il proprio turno, accalcandosi attorno al casotto di legno, che consentiva di fare ciò che il nome promette: scoprire un mondo nuovo. Le novità, la vita contemporanea e i suoi costumi, le città e i paesi lontani, luoghi sconosciuti mai visti prima, eventi straordinari di cui si aveva soltanto sentito parlare, finalmente visibili grazie alla loro rappresentazione grafica. Le scatole ottiche erano infatti delle casse di legno, spesso decorate e dotate di uno o più oculari. All'interno venivano inserite delle stampe vivacemente colorate che, guardate attraverso le lenti, occupavano tutto il campo visivo, dando l'illusione di trovarsi davvero nei luoghi e nelle situazioni rappresentate nelle immagini. Era una modalità di visione individuale, immersiva, che, come vedremo, tornerà anche nei secoli successivi, con forme simili, fino ai giorni nostri. Guardando nella scatola si perdevano i riferimenti esterni, creando un'illusione che oggi chiameremo realtà virtuale. Spesso erano presenti degli sportelli, delle candele e a volte specchi che consentivano di simulare una forma di animazione, l'alternarsi del giorno e della notte nella stessa veduta. Li si poteva trovare nelle piazze, nelle fiere, come nelle abitazioni private, nei salotti aristocratici. In questa sala ne abbiamo esposti 4 modelli molto diversi tra loro. Questo bel mondo nuovo ci viene mostrato dal pittore e incisore veneziano Gaetano Zompini in un'interessante stampa, parte di una raccolta di incisioni realizzate a metà Settecento e intitolata Le arti che vanno per vie nella città di Venezia. Insieme ai vari mercanti e artigiani ambulanti attivi nelle calli della città all'epoca, Zompini inserisce anche la figura dell'imbonitore con il suo mondo nuovo itinerante. A quel tempo le persone comuni non soltanto non potevano viaggiare per vedere il mondo di persona, ma non avevano accesso nemmeno alle immagini, che circolavano in numero infinitamente minore di oggi e si trovavano nelle biblioteche e nelle collezioni private dei nobili. Grande era quindi l'attesa e la curiosità all'arrivo del mondo nuovo in paese. Era finalmente possibile fare un viaggio, anche se solo con gli occhi. Le stampe rappresentavano soprattutto grandi piazze, palazzi e monumenti delle più importanti città, ma anche feste, celebrazioni ed eventi straordinari. Anche i contadini potevano così allargare i loro orizzonti mentali. Le immagini si alternavano una dopo l'altra grazie a un sistema di cordicelle. E insieme alla narrazione dell'imbonitore portavano lo sguardo e la mente dello spettatore in un gran tour visuale alla portata di tutti. Ma il mondo nuovo permetteva di fare qualcosa in più. Questo dispositivo ottico era infatti dotato di un semplice ma efficace sistema di pannelli che permetteva di direzionare la luce. Aprendo il pannello collocato nella parte superiore, la veduta era illuminata da davanti, creando l'effetto giorno. Aprendo il pannello posteriore, la luce arrivava da dietro, creando l'effetto notte. Questa animazione era possibile grazie alla modalità di lavorazione delle stampe. Le immagini dei luoghi reali venivano catturate in modo preciso e dettagliato grazie alla camera oscura, strumento ottico che molti artisti iniziano ad usare in quest'epoca, per poi essere immortalate da abili disegnatori. Grazie alla tecnica di stampa all'acquaforte, nelle grandi stamperie, come quella dei Remondini a Bassano del Grappa, i disegni diventavano incisioni, per essere riprodotti in gran numero di copie, diffuse poi in tutto il mondo da venditori ambulanti. Nel mondo nuovo venivano però mostrate delle particolari stampe, chiamate vedute ottiche. Le incisioni venivano acquerelate con colori vivaci e in alcuni punti la carta veniva lavorata con ritagli, traforature e punzonature, in genere in corrispondenza di finestre e luminarie. In questi punti la stampa veniva controfondata con carte leggere, veline colorate, seta e altri materiali applicati sul retro. L'impatto visivo che si otteneva quando la stampa veniva illuminata nel mondo nuovo era sorprendente. Quando la luce arrivava dal retro,
Illuminava tutti i punti ritagliati o traforati per un effetto davvero suggestivo e scenografico. Alternando l'apertura dei pannelli, per dissolvenza era possibile simulare il passaggio tra il giorno e la notte. Superando la staticità di un'immagine fissa, si aggiunge una dimensione temporale alla rappresentazione, facendo un importante passo verso il cinema. Quello che abbiamo visto all'inizio era il mondo nuovo da piazza, che veniva mostrato alla luce del sole. Passiamo ora a un modello di pantoscopio per uso privato, da salotto. Pantoscopio è il nome un po' più tecnico del mondo nuovo. Dal greco antico significa vedere tutto, ed è ciò che questo strumento ottico permetteva di fare ai nobili senza doversi muovere dal proprio salotto. Guardando attraverso una lente, in questo caso sono due, per due persone, la prospettiva delle vedute veniva accentuata, dando un senso di profondità, e si aveva l'illusione di essere in luoghi visti per la prima volta oppure già visitati. Questo particolare mondo nuovo consentiva infatti di essere chiuso su se stesso, a soffietto, a fisarmonica, diventando una valigetta trasportabile. Poteva essere acquistato come souvenir di lusso durante un viaggio e al ritorno consentiva di rivivere l'esperienza quante volte si voleva tra le mura della propria casa. Come il mondo nuovo da piazza, anche qui era possibile animare l'immagine. Quando la luce arrivava dall'alto, la stampa veniva vista con l'effetto giorno. Quando fuori arrivava il buio, si accendevano le candele posizionate sul retro e la scena rappresentata si accendeva di luci e colori. La notte arrivava anche nell'immagine. Il confine tra la dimensione del reale e quella dell'illusione spariva e l'effetto doveva essere davvero suggestivo e interessante. Questo imponente mondo nuovo è sicuramente uno dei più belli mai realizzati. Commissionato verso la fine del Settecento dai Dolphin, antica nobile casata veneziana, ci è stato concesso dagli eredi, le famiglie Cantel e Pedrotti, per poterlo esporre nel nostro museo. La struttura architettonica monumentale, di stile neoclassico, le decorazioni e le figure scolpite che lo arricchiscono, lo rendono un prodotto di raffinatissima arte lignea, un vero capolavoro. I Dolphin l'hanno voluto come attrazione per la loro villa di Rosà, vicino a Bassano. Durante le feste e i ricevimenti, i 7 oculari di cui è dotato consentivano la visione a più persone contemporaneamente. Era una forma di intrattenimento e di socializzazione per gli ospiti, che guardavano e commentavano, stupiti e divertiti, lo scorrere delle immagini. Guardare al suo interno era come entrare in un teatro. Questo particolare mondo nuovo è infatti decorato non solo esteriormente, ma anche all'interno, dove è stato simulato un vero e proprio spazio scenico in miniatura. Lo spettacolo rappresentato in questo teatro era costituito dalle decine di vedute ottiche che scorrevano su un rotolo lungo molti metri. Un sistema davvero curioso che anticipa lo scorrere della pellicola cinematografica. Con dei portacandele girevoli era possibile cambiare la direzione della luce, ricreando anche qui l'alternarsi del giorno e della notte. Lo spettacolo doveva essere davvero incantevole. L'ultimo dispositivo in questa sala rappresenta l'evoluzione dei mondi nuovi settecenteschi. Siamo circa un secolo dopo, intorno al 1860, anni in cui si sta diffondendo una tecnologia che ha rivoluzionato il modo di rappresentare la realtà, la fotografia. In particolare a Venezia, dato il grande numero di turisti, erano già attivi decine di fotografi, ognuno con il proprio laboratorio, tra cui lo svizzero Carlo Ponti, uno dei più attivi, importanti e anche ingegnosi. Nel 1862 brevetta infatti il megaletoscopio, un particolare visore ingranditore fotografico che, come il mondo nuovo, consentiva di ricreare il suggestivo effetto giorno e notte nelle fotografie. Gli sportelli apribili e degli specchi all'interno consentivano di osservare le vedute fotografiche per riflessione o per trasparenza. Le immagini erano stampe all'albumina, montate su un telaio in legno curvato, traforate e colorate sul retro. L'oculare è ancora più grande e un sistema regolabile di lenti quadrate offriva una visione quasi tridimensionale. Ogni modello veniva costruito con le indicazioni del committente ed era quindi unico. Il nostro è ornato da 4 tondi di pasta vitrea di Murano, variamente colorati, applicate sugli sportelli. È inoltre corredata dalla lampada a petrolio semovente usata per l'illuminazione.